andiamo a lavorare molto bene il tuorlo con l'albume. Utilizziamo una mano sola perché con l'altra dobbiamo tenerla libera per raccogliere la farina. Mischiamo molto bene. Aggiungiamo con i polpastrelli un po' di farina meschiandola all'uovo. Man mano che diventa cremosa, con la seconda mano andiamo a aggiungere farina. Dall'esterno verso l'interno con i polpastrelli andiamo a pressare la farina con le uova. A questo punto andiamo a lavorare col palmo delle mani in modo che possiamo spingere delicatamente. Già si sta formando un panetto. Lavoriamo per 5 minuti questo panetto ed è pronto per essere lasciato riposare almeno 20 minuti ben coperto, o con una pellicola trasparente o con una ciotola come si usava tanti anni fa. Un pizzico di spezie. Queste spezie, la ricetta 790 dell'Artusi racconta appunto che serviva per impreziosire tantissime ricette. Mischiamo tutto molto bene con una forchetta e rendiamo il composto molto fine in modo che possiamo lavorarlo e farne un ripieno. Lo lasciamo riposare alcuni minuti e intanto nel frattempo andiamo a tirare la nostra sfoglia. Prendiamo il nostro impasto che avrà riposato per almeno mezz'ora, lo lavoriamo alcuni minuti e lo posizioniamo al centro del tagliere. Una leggera spolverata di farina, posizioniamo il nostro mattarello sopra l'impasto e con le mani spingiamo leggermente avanti e indietro. Il mattarello serve andare solo avanti e indietro. Quando torniamo, alziamo di un quarto di giro la nostra sfoglia e ripetiamo l'operazione. Questo almeno per circa 10 minuti, fino a quando sotto le nostre mani non avremo avuto la percezione di una sfoglia sottile. Per velocizzare questa parte potremo anche avvolgere la sfoglia al mattarello. Avvolgiamo al mattarello man mano e spingiamo in esterno con i palmi delle mani, continuando a muoverli fino a quando non si è avvolta tutta il mattarello. Poi giriamo il mattarello e la riapriamo, la svolgiamo. Importante è conferirle una forma rotonda. La forma rotonda era importante soprattutto nel passato perché era una prova del matrimonio. Fortunatamente oggi non lo è più. Una volta che avremo raggiunto lo spessore desiderato, andiamo a prendere la nostra forma, il nostro stampino e taglieremo dei cerchi. La forma dei cerchi è data già nell'Artusi, la troviamo. Chiudiamoli a mezzaluna e poi andremo a chiuderlo a cappelletto, anche se il nome della ricetta è 55 tortelli.